Prova, io credo che mi sentiate. Stiamo per iniziare un qualcosa che non si vede da un po'. Live streaming su recordinggame.it, ma non una live qualsiasi, perché siamo su Forza Motorsport 4, quindi Xbox 360. Ma non tanto così per nostalgia, più che altro perché ho una bella sorpresa, un oggettino che desideravo da tempo. Ok, direi che siamo partiti. Vediamo se le live su YouTube avranno più fortuna rispetto ad altre. Qui sembra tutto regolare. Attiverei anche la webcam tra istante. Non subito. Facciamo prima una provetta, facciamo. Allora, un secondo che ci siamo quasi. Vediamo un po'. Questa è una live per appassionatissimi di Forza, perché il 4 parliamo del 2011, 8 anni, cioè 8 anni fa. Secondo me è ancora uno tra i migliori di Forza. Allora, aspetta che sto sistemando un po' di cose. Ma io ci sarei quasi. Non so quanto durerà. Qualche garetta. Allora, sfogliamo un attimo la carriera, vediamo cosa avevo in garage. Una bella zonda sullo sfondo. Altro che le schermate del 7, qua sì che si caricano veloci le cose. Andiamo un po' nel garage, le mie auto. Allora, fantastica. Zonda 5 Roadster, che c'è anche nel 7 questa, un mezzo molto aggressivo. Come sono gli ordinamenti qua? Anche la punto, questa è la mia macchina. Guardate questa Thunderbird del 57. Mi ricordo ancora quando l'avevo fatta. Un bel mezzo. Comunque la novità di questo video non è tanto Forza Motorsport 4, sono abituato ormai. Non è tanto la 360, ma è un bel volante, come avete visto nel titolo. Ho in mano, e tra poco ve lo farò vedere anche, Madonna la Supra, guardate qua. Me l'ho pure messo a fare la livrea. Ho in mano il Wireless Speed Wheel, cioè l'unico volante per 360 Wi-Fi, ovvero un po' come quelli che si vedono sulla Wii. Anche il Lancer non mi dispiacerebbe. Io farei un giretto quasi quasi col Lancer. Allora, vediamo se è tutto ok. Non mi ricordo neanche com'erano i menu. Allora, direi di attivare... Un secondo. Direi di attivare la webcam. Così mi vedete. Quanto sono coglione. Eccomi qua. Un riquadrino piccolissimo, ma ci può stare. Perfetto. Quindi, in sostanza, questo è il volante. Guardate che roba. Cioè, in queste sostanze Wi-Fi hai sempre i grilletti, hai i pulsanti. L'unica cosa che non hai sono i pulsanti LB e RB, quelli che c'è sopra, quindi quelli non analogici del pad. Questo potrebbe essere una cosa insignificante, ma in realtà è un problema e poi vi dirò anche perché. Allora, vediamo un po' che garette si possono fare. Ah, c'è proprio la serie con Lancer, fighissimo. Direi di provare. Allora, aspetta, però aiuti difficoltà, voglio vedere cosa c'è impostato.
Allora, stabilità togliamo. Dovrei provare lo sterzo in simulazione, quasi quasi. Cambio manuale, sì, la frizione per il momento lasciamo perdere. Avversaria manetta. Restrizione, ok. Sì, non è proprio uguale al Forza 7, però insomma dai, le regole di Forza più o meno sono sempre state le stesse. Ah, qui non posso scegliere il circuito, cioè Touring di Motegi, bello, quanto tempo. Si potrebbe anche guidare con la visuale dall'interno. Eccolo qui, per chi si è collegato ora, questo è il volante che sto utilizzando, Wireless Speed Control. Era una vita che lo volevo prendere. E voi direte, cosa te ne fai? Niente. Sono qua in poltrona tranquillo e uso un volante senza avere la mia postazione playseat, cockpit e tutto quello che si sente in giro. L'avevano pensato per One, dovevano presentarlo mi sembra all'E3 del 2018 se non avevo letto male, poi non ho capito perché non ho letto più niente, sparito tutto nel nulla. Non ho capito perché, sinceramente è una grande idea, non è una cosa professionale ma è una cosa divertente, questo è quello che importa. Direi di partire. Farò pena? Può essere. Vai, non c'ho neanche le cuffie perché questa merdosissima... No, alt, però non sento il motore. Devo alzare un po' il volume perché non si può mettere gli auricolari su questa console vecchia come me. No, io sono un po' più vecchio. Ok, adesso si sente. Sì, praticamente ti stanchi le braccia perché le tieni sospese. Ah, bene, c'è un incidentino. Però è tutta un'altra cosa, ragazzi. Ok che non è niente di che, però avere un volante in mano non è per niente male. Dopo proviamo anche la views dall'interno. Frena però, Ai 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 ai. Mi sto riscaldando, abbiate pazienza. Tra l'altro questa pista non c'è nel set, quindi non è che me la ricordi proprio benissimo. Ho visto che qualcuno mi ha scritto, però vabbè che non sono offline, quindi posso anche mettere in pausa. Vediamo chi c'è, tanto per salutarti. E beh, chi vuoi che ci sia? Il Dejo. Ciao Dejo, grandissimo. Vai di volante, te l'avevo detto. E saluto anche Rocket della Perperego. Sì, il volante della Perperego, Marco. Però non è male, ti assicuro. Ho già fatto una serata in tranquillità. Che poi per Perego una minchia, perché quando era uscito 1000 anni fa per 360 lo pagavi, se non sbaglio, un centello di sicuro. Io adesso me lo sono onestamente portato a casa a 15 euro, spesi bene. Poi magari faccio un video anche di quelli ufficiali montati. Cosa scala sto Lancer? Però per essere figo devo fare così. Eccolo qua. Sarà contento Dejo. Finalmente. Benvenuti in un video su Assetto Corsa. No, in realtà no. Che poi di che anno è Assetto Corsa 1? Sarà del 1900 almeno. Ho dovuto pure spolverare il mio PVR della Hoppage, non so se si dice così. È un po' che non usavo tutta questa strumentazione. Comunque le cuffie mi mancano un sacco, ormai non sono più abituato a giocare col volume della TV. Fighissimo comunque. C'è anche un mezzo che non va forte come il Lancer, comunque un B500.
con questa visuale e con un volante della Pac Perigo, come dice Rocket, in mano, tutta un'altra cosa. Però poi la rifaccio perché mi ha dato merda. Stavo scaldando, Si potrebbe giocare anche con la frizione, sempre a pulsante come se fosse col pad. Non so quanti giocatori di Forza abbiano provato questo volante. Era uscito, se non sbaglio con Forza Horizon 2, o forse non mi ricordo sinceramente. Comunque è studiato per Forza. E sarebbe bello, anche se non lo so, se fosse utilizzabile su altri giochi racing, che comunque qualcosa ho, anche se è datato, tipo, non so, Grid Autosport, un gran bellissimo gioco, perché no? Devo provare. Mi sto avvicinando nel frattempo, ma qui mi sta tradendo la pista perché sto andando un po' a occhio, sinceramente non l'ho memorizzata. Teggio, ho visto che mi hai scritto, ma c'ho il telefono di fianco per i messaggi. Quanto vorrei avere una scrivania. Dai che lo leggo. Allora, io un volante così lo usavo sulla Wii con il gioco della Ferrari. Era comunque divertente. Allora, io la Wii l'ho avuta, sì, forse 1 o 2 anni, non male come idea, e il volante in realtà per me era, il Mario Kart, che lo infilavi se volevi in una specie di stampo fatto a volante, ovviamente plastificatissimo, e divertentino, ma questo è una roba molto più figa. Che poi la sensazione come dire, del terreno un po' qui te la dà la vibrazione, però comunque la vibrazione è quella della 360, perché se confrontiamo, e Marco lo sa bene, se confrontiamo con quella della One, già solo sul pad, su Forza, ti accorgi di quando una macchina è sul cordolo o va via di culo. E questa tecnologia non l'hanno applicata a questo volante perché non sarebbe male. Non avrai mai il force feedback, però un po' come giocare a real racing su iPhone. Comunque sto frenando prestissimo, infatti non recupero nessuno. Però poi la rifaccio. Giusto per capire se riesco a stare attaccato agli altri. O non so quanto durerà sta live, però finché dura bene. Anche perché adesso sono a casa tranquillo. Poi boh. E se non sbaglio è anche la prima volta che faccio qualcosa con webcam. Tra l'altro scusate, qualità della webcam cagarissimo perché è quella del portatile. Io sono un youtuber low cost, ragazzi, non è che dovete pretendere da me la roba di Alberto Nasca. Vabbè, molto controllabile questo Lancer. Torniamo un attimo da fuori, eccoci qua. Da fuori sembra 3 volte più lento. Stessa cosa che mi succedeva su VRC. Quando non so cosa mi diceva la mia mente malsana, ho voluto fare un po' di gare con la visuale da dentro, con il pad. Finita questa agonia, sì? Non ancora? Qualche curvetta? Devo trovare l'appoggino per i gomiti perché sennò dopo un po' a tenere le spalle sospese si fa fatica.
Vabbè, ho voluto fare la porcheria all'ultima curva. Tanto ultimo ero, ultimo rimango. Ok, gara finita. Gara finita, voglio riprovare qualcosa. Allora, aspetta che mi metto qua la dashboard, perfetto. Allora, proviamo qualche altro mezzo, tipo, andiamo a vedere. Oh, come cos'ero un milionario su Forza 4? Ah, qua è vero che ti davano bonus così, solo che respiravi. Qualcosa di più veloce, Dejo, dici? Si può fare. Aspetta che... Uscita video bassa, pure la linea ci si mette, fa vedere se è tutto a posto. Sì, in teoria sì. Allora, vediamo un po'. Qualcosa di più veloce. Beh, c'era un Paganizzonda prima. Potrei esagerare. Una bella Lambo. Sai che non so se c'è la 599XX? Comunque sulle macchine del 2000, fino al 2013 hanno aggiornato le macchine qua. Devo vedere. Allora, auto, che poi queste sono le mie. Andiamo per esempio adesso vedete in alto che c'è LB e RB. Io non posso premerlo, perché non ce li ho sti pulsanti. Cioè non sono qua i pulsanti, non funzionano. E questa cosa è una merda, perché quando fai gli assetti, e sapete che io agli assetti ci tengo, non puoi cambiare scheda. E come cazzo fai? Devi prendere il pad, tra l'altro non puoi neanche accendere il pad insieme a questo perché va in merda. Cioè dico, l'hanno pensato per forza e non fai sta cosa. Cioè, vabbè, un po' di protesta ci stanno sempre. Quindi adesso io posso solo filtrare per anno e non posso fare niente. Qui tra l'altro l'ordinamento com'era? Vabbè, andiamo a prendere la... Andiamo in classi alte, così scegliamo qualche mezzo veloce. Zonda R, cattivella. Ma c'era anche la Zonda questa qui, la Zonda 5 Roadster, mi piace un sacco. Cavalli? 506 kW, una robetta da niente. Allora, eventi. Allora, quelli verdi sono quelli buoni per la mia macchina. Io ho una R3 oppure sportivo italiano, R2 non ci sto dentro. Asiatico Nord America. Questo? No, l'anello col cavolo che mi faccio l'anello. Campionati no, allora facciamo questa, dai. Salone. Cos'è? Europee. Ok, avversari. Beh, altri mezzi. C'è la spada a coda tronca. Good. Ok, allora c'è un po' di scelta sui circuiti. Hockenheim direi che non sarebbe male. Mugello Club però. Mettimi quello intero, cosa ti costa? Hockenheim, dai, 3 girelli. Bene. Si è collegato anche Gianluca Santi. Ciao, grande. Grande te. Grazie di essere entrato. A quanto pare, visto che anche Forza Motorsport 4 è dura a morire, intanto messaggino. Tanto che carica le schermate.
Allora, bella come macchina, taggata anche questa recording game. Vi faccio vedere la cagata che io non sopporto, ve la faccio vedere. Ma c'è anche Alex De Luca, cioè qui c'è l'Elite collegata. Grande Alex, hai visto con cosa sto giocando? Hai visto con cosa c'ho in mano? Hai visto? Oh no, aspetta, attenzione perché se giri sposti l'assetto. Cioè io cosa posso fare adesso? Sono sulle gomme, voglio andare sulle marce, dovrei premere RB. Come cazzo faccio a premere RB? Non posso, non c'è RB, cazzo. Ottimizzato per forza. Ma. Quindi che dice? Il tuo assetto è stato modificato? No, non applicarlo. Vuoi applicarlo? No. Griglia di partenza. Prova a giocare a livello difficile, poi boh. Ok, sì, Gianluca scrive, sta provando. Ah sì, è vero, ti avevo dato dei consigli. Fidati che quello che ti ho detto ha senso. Anzi, in realtà quando giocavo a Forza Motorsport 4, io non sapevo tutte queste cose sul setting. Quindi l'avrei voluto applicare anche adesso con in mano questo coso, ma dovrei prendere il pad e farmi gli assetti. Chi cazzo c'ha voglia? No, si gioca. Cos'è cattiva? Oh mamma. Ci vuole la trazione qua, mi sa. Bella così. Deggio, tu apprezzerai. No, ma va via di brutto. Oh mamma. Ah, già, ma c'è lo sterzo in simulazione. Solo che qui non posso toccare gli aiuti, perché non è come il 7. Vabbè, provo a far qualcosa. Oh mamma, cosa va via di culo? Ci sto dentro. Per spingere, spinge. Anch'io potevo mettere le linee di frenata, magari. E dai un colpetto di gas e se ne va. Secondo me lo sterzo in simulazione è un azzardo. Senza controlli. Cioè, devo proprio stare tranquillo col gas, solo che gli altri se ne vanno. A parte che io a memoria mi ricordo che il livello più alto dell'IA sul 4 era molto più difficile che quello del 7. O forse era una chiavica io, non lo so. Il problema di questa visuale è che è troppo bassa e non riesco a vedere le curve. Aia. Troppo distacco. Mi perdonate se faccio un attimo una cosa? Facciamo abbandonare gara, perdonatemi, perché sennò non va bene. Non va bene. Alex, quante ore passate su sto gioco? È tante. Tra queste, io ho iniziato dal 2. Com'è che si fa a uscire qua? Continua. Ho iniziato dal 2, innamorato subito, principalmente per un motivo. Perché Forza Motorsport? Come su PlayStation, perché Gran Turismo? Per le modifiche, ragazzi, cioè perché potevi pompare le auto come volevi. Allora, sterzo normale, stabilità ce lo metto e riproviamo così, dai. E il 4 l'avevo sfruttato comunque abbastanza. Dal 3 giochi, Alex? E beh, comunque già il 3, che poi li hanno fatti uscire in fretta, mi ricordo, mi sembra uno all'anno. Comunque ve lo faccio rivedere. 15 euro, uscito ai suoi tempi a... mi sembra 99 euro, mi sembra, sì, di ricordare. Però ai tempi mi bastava il pad, cioè anche adesso mi basta il pad. Sarebbe bellissimo comunque fare... Mi fai la telecronaca tu? E dove me la fai la telecronaca, scusa? Cosa fai? Fai una live della mia diretta? Falla. Vediamo cosa... Tu sei bravo, Alex, comunque, te l'ho già detto. Sei molto bravo a fare la telecronaca. Sai sempre cosa dire. Ti ho sentito qualche volta in diretta
però non come commentatore principale. E secondo me ti dovrebbero dare lo spazio per farlo. O fai qualcosa di tuo, o magari già lo stai facendo e io non lo so. Allora, sembra un po' meglio, eh? Oh, piano, piano. Mamma mia che sfiore. Meglio un cazzo però. Fanculo. Sì, ma comunque gli assetti sono assetti che ho fatto 1000 anni fa. Ci vorrei mettere mano, ma non ho il tasto LB. Un po' a scatti lo uso sempre. Allora, obiettivo non arrivare ultimo. Primo obiettivo. No, l'obiettivo è arrivare. Facciamo che l'obiettivo è arrivare. No, non ci siamo per niente. Deggio, perché mi hai fatto prendere sta macchina? Me lo ricordi? Bella però. Ma infatti quando ho fatto l'altra sera una prova, avevo usato la punto, cioè 1300 diesel tra un po' era. Con l'impianto GPL. Diesel con l'impianto GPL. Ma comunque sono fermissimo. Devi puntare il gas, se no se ne va. Comunque bisogna fare una petizione da firmare per fare al più presto questo tipo di volante per One. Ma anche per PlayStation non esiste niente, cioè, non ho capito. Siamo tutti fighi che abbiamo il volante. Cioè, siamo tutti fighi che abbiamo una scrivania dove fissare un volante. Io no. Mi fate sapere poi se si sente bene il volume di gioco, la mia voce, perché l'ho regolati un po' a caso, favorendo il microfono ovviamente. So che sto frenando molto prima, ma ho paura di fare i dritti. Dicevamo? No, comunque dopo abbasso la difficoltà dell'IA o prendo mezzi un po' più tranquilli perché non riesco a stargli dietro. Comunque ragazzi è tutta un'altra cosa. Sarà la visuale, sarà il volante, ma sembra un altro gioco. Perché riesci a fare quelle piccole correzioni che con lo stick analogico non faresti. Stick analogico, da dove che mi è venuta? L'ho letto in qualche manuale. Qua ha voluto aprire, è andata via la bastarda. Ah, già finita. Ultimo. Faccio il terzo per problemi. Ah, ok, se era per dire. Scatta la linea, dici? Mi dispiace. Vabbè, non ho potenti mezzi io. Ma forse perché ho pompato un po', adesso che ci penso, c'avevo OBS che era un po' altino. Devo vedere se posso modificarlo. Allora, intanto, Zonda, torno un attimo in garage, che mi fai paura. Voglio vedere se riesco a abbassarlo, datemi un secondo. Le tue live vanno sempre a scatti? Ma no, non è vero, io qualche volta l'ho guardato. Ma le tue live con PC però, Alex. Un secondo,
Scusatemi se mi avvicino col mio bel faccione, anzi magari spegniamo un attimo la webcam. Non so se posso regolare OBS a caldo, non credo. Forse sì, facciamo 1500. Ero un po' altino, in effetti come bitrate video. Ok, ci sono. Allora, partiamo dalla tranquillità. Che macchine mi piacciono? Vediamo se siete bravi, prima che la scelgo. Quali sono le mie auto preferite? Quali sono le mie auto preferite? La categoria? È il primo che risponde, gli regalo, non lo so, lo saluto nel mio prossimo video montato. Intanto sfoglio. Dejo, hai vinto. Non aveva dubbi, Dejo. Bravissimo, Muscle Car. E ho visto, vabbè, c'è la mia solita Chevelle che, cioè, questa me la sogno di notte. Però c'è anche una Plymouth. Questa qui è aggressiva parecchio, 317 kW. Io la provo. E anche Gianluca dice Muscle Car. Ah sì? Non mi ricordavo di averlo scritto sui muri. Eppure, nonostante dica sempre Muscle Car, in realtà non ho fatto così tanti video sulle Muscle Car. Ce ne vorrebbe uno dedicato. Ce ne vorrebbe. Elenco eventi, dai, vediamo cosa propone la griglia. Ecco, questa cosa per esempio su FM7 non esiste. C'è la griglia con gli eventi. Ah, esibizione Plymouth proprio. Però C425 non ci sto dentro come limiti. L'ho pompata troppo, mi sa. Eh sì, ho fatto un B500. E allora mi sa che devo andare negli eventi di B500. Eh sì, tipo Nord America, vediamo che piste propone. Mazda Laguna Seca? Eh beh, anche Indianapolis. Non saprei cosa scegliere. Eppure Road Atlanta, cioè tutte le mie piste praticamente. Facciamoci un Laguna Seca. Era un po' che non facevo una live su YouTube. Comunque, nonostante siano numeri bassi, a parte che mi faccia piacere che siano collegate le persone che conosco, che ormai ritengo mie amiche, ma quando faccio le live su Twitch, tramite la One direttamente, non è la stessa cosa. E non fanno l'app di YouTube per console, sarebbe una gran cosa, ma secondo me c'è un po' di una sorta di volontà nel non farla. Un po' mafiosa sta cosa. Allora, griglia di partenza, avversari. Ah beh, ma sono tutti con le muscle. E allora ce la giochiamo. Io ho il mezzo più spinto, quindi dovrei andare di più. Se riesco a tenerla questa bestia. Vai. Non è originale, perché l'originale era un C425. Oh, cosa canta? Ma non mi ci sta il cofano nello schermo. Sì che c'è un 42 pollici. Oh, di motori li sto recuperando tutti, però se non si spostano non vedo la strada. Aia, chi si è infilato? Posteriore va un po' a quel paese. No. Già mi ha lasciato solo. Devo lasciare il gas parecchio quando va via. Classico Sound V8, spettacolare.
E ciao. Non la reggo. Vediamo se è la visuale è il problema. Provo a fare un giretto così. Magari mi rendo di più conto del posteriore. Cavatappone. Sa che c'è rapporti originali perché vedo che ho tirato a malapena la terza. Eh sì, qua diciamo che ti rendi conto di quando va via. Però devo abbassare il livello dell'IA perché non fa per me. Settimana scorsa ho anche provato a vedere se c'era qualcuno che giocava in live. Zero. In nessuna lobby, nessunissima. Dovremmo fare un raduno per nostalgici. Fare un evento privato. Allora, mi sto riavvicinando. Vuoi un po' per la visuale? Penso. Sta buona. Dai, sta buona lì. Come abbaia sta macchina. Ma questa abbaia e morde. Mi ero fatto sotto. O devo appoggiare i gomiti, se no mi stanco troppo le spalle. Madonna, cosa sollento. Bella questa. Cavatappi fatto bene. Infatti, dai che te lo passo l'ultimo. All'esterno. Dai che molla, dai che molla. Ok. No, 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 no. Cosa scanna la seconda? Scusa, no, ho rotto... Cos'è il cambio? Merda. Comunque un Forza Motorsport 4 che non ha nulla da invidiare come comparto sonoro perché sono fatti veramente bene i motori. Complimenti. E a proposito di questo, con l'ultimo aggiornamento del 7 hanno migliorato un po' il sound dei V12. Ho provato qualcosina. La McLaren Senna, se non sbaglio, che tra l'altro faceva parte di questo aggiornamento. Non sono male. No, la prima marcia meglio di no. Bastardo, m'ha toccato, bastardo. Per guardare indietro? Così, ok. Dai, obiettivo non arrivare ultimo. Lungo qua, lungo. No, l'ho tenuta. Oh, ma qua mi va sempre via. Sbaglio sempre. All'interno, spettacolo. Prima marcia. Amore, devi metterci un bel vuoto. Non basta quel motorino ridicolo che c'hai su. Ottimo questo ingresso. Devo tenere bassi i giri perché va via subito. Ma neanche se non accelero va via quasi.
Oh, ma mi stai già sulle palle. E non sei neanche una persona vera, cioè qualcuno ti ha programmato per essere così stronzo. No. Ultimo giro. Cioè, sto facendo la battaglia dei poveri, nel gruppetto dei poveri. Gli ultimi 3 siamo noi. Un ovetto Kinder a testa se arriviamo vivi. Questa qua è meglio che la faccio in seconda, così sto in coppia. Oh, così, un po' meglio. C'era anche uno che lo vendeva a 30 euro nuovo il volante. Però, tutto sommato, questo qui è perfetto. Era anche scatolato. Non penso che abbia fatto cose strane con questo volante. Oh, va che sono riuscito a non derapare. Olè. Vabbè, dai, sesto posto. Ho fatto leggermente meglio di schifo. Bella la Plymouth comunque. Non male. Allora, direi di cambiare. Cioè, sono già 40 minuti che sono attaccato, ma dai. Vola troppo in fretta il tempo. Non volevo andare oltre l'ora. Allora, vediamo cosa potrei scegliere. No, ma poi qua mi ci metto da solo e mi diverto, mi sparo le serate. Perché comunque in live a parlare, Dejo lo sa benissimo, non è facile. Poi lui addirittura Dejo gioca ai giochi di rally, cioè non so come cazzo. Come fai Dejo? Come fai? Cioè, io ero già contro il muro. Aspetta che sto gestendo la chat da telefono. Quante cose c'ho da gestire? Allora, cos'è che ho fatto qua? Piano, piano. Cosa sono sti emoji? Io non li voglio gli emoji. Allora, buoni. Ok. Boh. Allora, Plymouth mi regala 55.000 crediti. Va bene. Ma se volete che vi provo le macchine anche dal vivo, ma anche gratis, io ci sono. Allora, Indianapolis non mi dispiacerebbe, però direi di cambiare macchina per non essere ripetitivi. Potremmo restare sulle Muscle, a parte che quello era una categoria B500, quindi potrei scegliere qualsiasi cosa B500. E andiamo a sceglierla allora. La Sierra Cosworth. Cioè la Sierra Cosworth era la mezzo del film italiano di Mastrandea, velocità massima. Non male. C'è un po' di tutto. La Supra me la ricordo, però andava un po' via, mi ricordo. Testa rossa, fantastica. La Lotus. Qua siamo già in classe A. GT40. Fica. Veramente bella. Vabbè, la Charger. Una Lambo. Deggio prima dicevo una Lambo. Sierra. Deggio veramente. Guardate però, guardate sta Skyline versione Brian O'Connor. Però se Deggio dice Sierra. C'è anche l'Escort Cosworth Deggio. È un po' più pompa. E perlomeno non è un trazione posteriore. Ma forse l'avevo modificata la Sierra, fa vedere. Che avevo fatto integrale. Eh sì, infatti l'ho fatto integrale. Quindi dovrebbe essere guidabile. Era uno schioppettato, consumava più di una Ferrari. E andava anche di più di una Ferrari questa. Vabbè dai, ti do ascolto. Ascoltiamo il pubblico. Quindi direi di andare in una delle mie piste preferite, se non la mia pista preferita, Indianapolis. Quindi andiamo sempre nel Nord America. Era questo? Sì. Ok. Ah, giusto. Facciamo un po' le cose più facili.
Tiriamo giù di un attacco a livello avversari. Vediamo se sbilancia tanto. O gli do 2 giri, dubito. Quindi questa Indianapolis è quella che piace a me, con la parabolica finale, ok? Bene. Anche la Escort, sì, anche la Escort è un gran bel mezzo, Decio, lo so. Ti capisco. Cioè, tipo un assetto corsa, con questo volante. Ma perché no? Perché no? Si potrebbe provare. Cioè, alla fine non è il force feedback, ok, non è da sim driver, però riesce ad essere preciso. Cioè, non è l'analogico che ti trema il dito quando sei all'ultimo giro contro gente forte. È diverso, cioè riesci a tenere le mani ferme. Non è una brutta soluzione, secondo me, questa. Non capisco proprio perché non l'abbiamo fatto, visto che hanno già avuto esperienza. Magari non li hanno venduti. Però basta che lo buttano fuori insieme a un bel gioco, la cosa è fattibile. Contro chi corro? Ah, sempre muscle car? Sì, praticamente muscle car. Ok, vediamo se Dejo aveva ragione. Però Dejo è un integrale, l'avevo modificata questa. Ah, guida a destra pure. Urca! Che partenza! Motore cattivissimo. E però sono in accelerazione. Poi mi dan via. Infatti c'ha 200 kW sta macchina. Non vedo le curve. Dove sono? Beh che lo so a memoria sul circuito, però. Dentro nella mischia. Attenzione contro la Mustang. E poi abbiamo una Camaro sulla sinistra. Sto largo qui. Ti ho visto che ti eri buttato dentro. Molto stabile, grazie alla trazione integrale, questa Sierra Cochford, sponsorizzata dal Dejo, andatela a vedere sul suo canale YouTube, specializzatissimo nel rally, ma anche in giochi simulativi, a partire dalla Formula 1 fino a... Boh, dimmelo tu, Dejo. Attenzione, stavo per dire Rocket League, ma non ti ho mai visto su Rocket League. Allora, secondo me questo tipo di livello IA è il mio, quindi mi posso divertire. Non vedo la curva però. Dentro è anche un po' più divertente giocare vicino agli altri. Io stringo, non so se c'è qualcuno di fianco. C'era qualcuno di fianco, adesso non c'è più. Minchia la Challenger, ragazzi. Terza posizione, 4 giri, devo andare a recuperarli, adesso c'è la parte dritta dove io perderò sportellate qui. Contro gli arrabbiatissimi, incazzatissimi motori americani. Lo faccio passare per rispetto. No? Ah, in curva ha lasciato, attenzione. 6 marce, sono già limitatore quasi, cioè rapporti corti. Sentite cosa canta. 215, sta per scattare il limitatore. Chiede pietà. Direi calibrato perfetto per questa pista. Aiuto, piano, piano, Camaro. Dejo, ti ringrazio perché mi sto divertendo come un matto. All'esterno qua, ci provo. Le Muscle non hanno grip. Mamma mia cosa tiene sta Sierra. A cannone qui. Terza. Entro in terza e butto anche la seconda. Ma mi sa che la terza andava bene perché c'è rapporti un po' corti questa Ford Sierra Cochford. Non va via per niente di culo. Ve la faccio un po' vedere da fuori per capire come si comporta nella stabilità.
Addirittura in quarta marcia questo, no dai. Buona nei cambi di direzione. Non si alleggerisce per niente. Comunque c'è da dire che c'ha un gran bel motore. È giusto che gli altri vadano via in velocità, perché non è che si può avere tutto, se no non dovrebbe correre insieme a queste macchine. Quindi io ho l'accelerazione, gli altri hanno velocità, io ho grip, gli altri hanno... boh, ci avrà l'autoradio, so. Attenzione qui, che in curva io tengo aperto. Rimettiamo la visuale... beh, anche questa è fichissima. Solo che mi schianterei subito. Mi vuole passare? Lo faccio passare? Sì, dai, lo faccio passare. L'ho usato come riferimento per la staccata. Dentro, cosa saltella. Mamma mia, cosa scanna. Bellissimo. Grazie, Deggio. Cioè, il limitatore inizia a 6.500 e li ho tirate a 8.000. Secondo me sta macchina a trazione posteriore non sarebbe stata così divertente. Proviamo a lasciare la terza qua. Buona, buona. Ho visto che hai scritto qualcosa a Diego, ma non voglio mollare. Voglio tenere l'adrenalina alta, anche se non sono in live. Cioè in multiplayer. Bello sto controcurva. Lo andiamo a riprendere. È il primo? Quello è il primo, sì, sono secondo. Perché c'ho ancora un giro, quindi ho tutto il tempo di passarlo e di fare anche un po' di vantaggio. Forse, non è detto. Ma guardate qua cosa lo recupero. In curva, adesso va via. Giusto così. 7 marce non ce le ho, il NOS nemmeno. 220. Ho frenato tardissimo. No, in realtà ho frenato perfettamente. Ma cos'è sta macchina? Chrysler? Scusate un attimo. Ah, non mi fa vedere l'ordine di posizione. No, è la... Che macchina è che c'ho davanti? Forse la GTO? Non lo capisco, vabbè. Va bene. Ultimo giro. Cosa dentro? Qua la stavo perdendo. Forzato tantissimo. E qui all'esterno, madonna mia, passato. Quella curva lì di Indianapolis io la adoro, soprattutto con le macchine dove la fa in quarta marcia, perché lì ti dicono proprio: oh, stai andando forte, anche meno magari. Ok, un po' di distacchino, a parte che lo vedo da sopra. Obiettivo: non fare puttanate come questa. Ho visto che si stava infilando, no? Dov'è che è che non lo vedo? Ce l'ho di fianco. È una cosa che non mi piace della visuale così dal cofano, è che non vedi gli altri. Ci vorrebbero 6 monitor per giocare così. Ok. Direi che l'abbiamo portata a casa, a meno che mi attraverso uno scoiattolo, cosa che può succedere, soprattutto quando guidi mezzi di questo tipo. Devo ancora capire come funzionano i LED sopra questo volante. Non ho capito se si illuminano quando devi cambiare marcia, e la cosa non sarebbe affatto male. Win, yes, ce l'ho fatta. Deggio se ne va, ti saluto. Grazie mille Deggio per essere entrato, per avermi iscritto, per avermi consigliato di provare la Sierra. E ci vediamo, ci sentiamo presto, lo sai. Ciao Deggio. Ok. E avevi scritto anche con questo andavi forte. Sì, con questo sto andando forte, è vero. Mi sono divertito, così tanto da quasi da fare un'altra gara.
Ma l'ho scassato un po', guardate qua. Il conto del carrozziere è un po'... sarà caro. Ma di crediti ne ho da spendere. Bonus su bonus. Ciao Deggio. Allora, cambio mezzo. Potrei scegliere qualcosa in classe A. Tipo, vediamo un po'. La GT40 è il mio sogno, però questo è un classe A, secondo me questa l'ho pompata. Ma la Violette, la Spiker la Violette, che mezzo. La Countach, bella. Ah, la 370Z questa, bella. Bentley non mi sono mai piaciute. Si potrebbe prendere la sua sorellina, l'Escort Coachford. Siamo in classe S. Sicuramente un mezzo che ho pompato. Perché no? Restiamo sulla trazione integrale. Andiamo a vedere gli eventi. Quindi classe S. C'è esibizione Ford da corsa, però fino a classe R3 direi che mi danno la paga. Queste qui ci sono. Potremmo restare nel nordamericano classe S. Ne abbiamo sempre Indianapolis, Sebring, Road America, Road Atlanta, però questo è Road Atlanta, sì, quello completo, e Laguna Seca. Ci facciamo Road Atlanta, che probabilmente è la mia seconda pista preferita. Tra queste Indianapolis ce la giochiamo. Carichiamo la pista. Comunque quando penso che ho una 360 con qualsiasi gioco sia uscito, qualsiasi gioco, dico non la venderò mai. Cioè come faccio a venderla? Cioè comunque non stiamo parlando dell'Xbox 1, cioè stiamo parlando di qualcosa che è già HD, non è brutta da vedere, certo. È inferiore rispetto alle attuali, che sono già vecchie, però è sempre divertente. Comunque una console dove gira GTA 5, cioè, tanto di rispetto, ragazzi. Tanto di cappello, tanto rispetto, tanto di cappello. Vabbè. Griglia di partenza. Corriamo contro Viper, Corvette, Salin. È vero, io c'avevo una Salin che fischiava da far paura. Che aveva sul volumetrico, dopo la vado a cercare. Sì, dopo la vado a cercare. Comunque rimaniamo in tema Coachford, in onore al Deggio. 58 minuti di live. Via, si parte. Road Atlanta. Urca, che partenza. Oh, ma fischia anche questa comunque. Oh cazzo. Ho fatto il danno. Dai, ripartiamo, se no devo fare già la tappa ai box. Troppi cavalli, non ero abituato. Dopo magari spengo e attacco la One. Per chi volesse, non so se Gianluca sei ancora connesso, penso di sì, tra gli spettatori. Se vuoi dopo si potrebbe fare qualcosa sul 7, però non ti garantisco che posso attaccare il microfono. Vabbè, c'è sempre la chat. Dai, adesso sono consapevole dei miei mezzi e del mio mezzo. Starò più tranquillo in partenza. Neanche metà acceleratore. Scalatone. Sì, vabbè, ma dai. Dovrei togliere i danni. Dovrei togliere i danni oppure fare la partenza con la visuale esterna. Ho fatto un po' di dritti.
Che sono 5 giri, mi spiace farli con la macchina rotta. Allora faccio un giro di rodaggio, poi la rifaccio partire perché così non va bene. Comunque frenano troppo, Madonna, basta un colpetto che si gira. E c'ho pure il motore rotto. Ok Gianluca, visto che ci sei. Vedo, non ti assicuro niente. Proviamo la staccata. Ci siamo imitati. Abbiamo fatto schifo entrambi. Va bene, dai, rifacciamolo un secondo. Ultimo tentativo. Magari mi metto la visuale esterna per la partenza. Almeno li vedo bene. Ma frenano però questi. Cosa ho rischiato? Sì, vabbè, ma con te con sta Salin. No, di nuovo il motore. Ma cosa ha dato un colpetto? Insignificante. Comunque bellissima da guardare. Non gira. Allora facciamo un giro completo con la visuale esterna. Ma mi dà merda sta Salin. Ma pensa a te. Guarda cosa mi riprendono. Olè. Bella. Ok, adesso si fa sul serio. Terza posizione. Giro 2 di 5. Quasi persa. Aiutato dalla trazione integrale. Bene. C'è tutto il tempo per andare a recuperare quei due davanti. Comunque siamo già sul podio. Ok. Ok, ma se ne vanno. Quindi ok, un cavolo. Mi sta anche riprendendo dietro. Ti faccio un po' da tappo. Freno in anticipo perché non capisco bene con questa visuale quanto manca. Ha frenato bene. Madonna, cosa accelera. Quel differenziale andrebbe un po' sistemato. Bella. Oh, finalmente senza nessuno davanti, sta curva. Potevo chiuderla un po' di più.
No, vi posso assicurare che comunque sto volante vale 15 euro che ho speso. Mi vale tutti. Ecco, dire che valga i 100 euro di quando è uscito, vabbè, se pensate che comunque un pad mi pagate 40 euro, non lo so, 70, toh. 70 sì, però i tasti LB, cazzo, quelli ci devono essere. Ok, allora, decimi, pochi decimi alla volta, ma li sto tirando via. Ok, staccato una erba. Adesso se ero sul 7 e prendevo quel ciuffo d'erba con mezza ruota, l'avevo già persa. Cosa mi è piaciuta sta uscita di curva in seconda? Olè, olè, olè. C'è possibilità di portare a casa anche questa garetta. Guarda te che traiettorie pulite, perfette. Che mezzo è che c'hai? Ah, la Devon. Cioè, ho fatto in tempo a leggerti la targhetta sul culo. Bastardo, però. Ti faccio vedere io. Olè. Ci sono salito davvero su questa macchina, però solo come passeggero. Un mezzo esagerato. Olè. No, niente, non vuol mollare. Mi servirà un altro giro. Però la vedo molto dura andarla a vincere questa gara. Perché guardate quanto se ne va. Qui si recupera per fortuna. Mi butto dentro, rischio. Solo che lui la farà pianissimo. No. Ultimo giro. A questo punto secondo posto l'obiettivo. Dentro, forte, dentro. Come un dannato. Sorpasso pulito. Io ci provo comunque. No, non ci dovevo provare. Scorciatoia. Nel 7 ci sono le barriere qua. Niente, l'ho presa in quel posto perché ho fatto una cagata. Ho avuto fame di vittoria. Ho preteso di più di quello che potessi avere. E rischio di non arrivare nemmeno sul podio. L'ultimo settore che mi può salvare, e in effetti quella S in salita la faccio bene. Vediamo, forse un po' lenta la staccata, è un po' larga la S. Niente, quarta posizione, l'ho buttata via. Vabbè, molto divertente però, non male. Allora, Gianluca, mi scrivi? Rispetto al 7 come giocabilità è diverso. Sì, è diverso, anche se il confronto lo fai bene quando hai in mano un pad. E la cosa che ti accorgi subito è che la velocità di gioco è di più, cioè quindi se segna 200 all'ora qui
sembra andare più forte di quando segna 200 all'ora sul 7, divertente comunque lo è, e sicuramente c'è una simulazione diversa nelle curve, nelle frenate, questo lo dicono un po' per tutti i Forza, ci sono dei cambiamenti. Ecco, io non ho giocato al 5 e al 6 perché ho preso la One tardi, però sì, ogni Forza è diverso. Forse ecco, il 3 e il 4 me li ricordo abbastanza simili. E poi mi chiedi dove l'hai preso? Dove l'hai preso cosa? Il volante? Il volante l'ho preso su eBay da un italiano. All'inizio gli ho proposto 10 euro e mi ha rifiutato subito la proposta e gli ho detto ascolta, lo vendono a 30 nuovo, chi te lo compra sto volante se non io che ho in mente sta cosa. Alla fine 15 euro è andata bene. Non so se quello a 30 euro lo vende ancora, che magari ha rimesso l'inserzione, non lo so. Se sei interessato guarda, su Amazon li trovi ancora a 50 euro, però ti assicuro, allora se te lo dicono che è usato, te lo faccio vedere, se ti dicono che è usato ma è scatolato, prendilo, cioè vuol dire che non l'ha proprio usato sto qua. Se ti dicono che è nuovo, ben venga, però non tanti ce l'hanno, cioè non se ne trovano tanti in giro. Non è male, cioè poi non è che sia una cosa leggerissima, comunque ha il suo peso, cioè c'è dentro il giroscopio, come si chiama, non è male. E se tu cerchi su Google volante wifi per la One, troverai sicuramente questo progetto che hanno fatto, che non mi ricordo più come si chiama, però ne parlavano e avrebbero dovuto presentarlo l'anno scorso, l'estate scorsa, quasi un anno fa. Arenato lì tutto, non si sa più niente, peccato. Va bene, direi di chiudere qua la live perché 1 ora e 12 è già tanto. Sono stato contento che comunque pochi o meno pochi, qualcuno c'era sempre, avete scritto, e ci sentiamo. Adesso non so quando farò il mio prossimo video ufficiale, ho in mente qualche cosa molto veloce su Forza 7, gare singole, perché ultimamente avete visto che comunque non ci sto più dentro coi tempi. Sto giocando parecchio ad Apex Legend perché mi sta prendendo. Mi scrive Gianluca. Allora sì, quello che hai scritto tu, se è vero che su Forza è meglio usare il pad rispetto al volante, assolutamente sì, cioè non ti sto dicendo che c'è un minimo di dubbio, assolutamente sì, ma ti parlo di anche 3-4 secondi di differenza sul giro, cioè assolutamente sì. E questo lo dicono tutti, cioè io poi sono dentro nei gruppi Facebook di Forza, anche se non corro quasi mai con loro, comunque più o meno quelli forti li conosco e tutti giocano col pad. Io poi il volante, quello figo, bello, da sim driver, l'ho provato a Monza al circuito vero, ho fatto un torneo, ho fatto anche un video, se lo vai a cercare, se tu scrivi e-racing lo trovi, o scrivi Monza qualcosa, torneo Forza Motorsport, guardalo. E vabbè, non ho fatto vedere molti momenti di gioco, però spiego che il volante su Forza, e chi l'ha provato te lo può confermare, prima c'era collegato il Dejo, non ha quella risposta positiva come force feedback rispetto a un gioco vero di simulazione come può essere Assetto Corsa, Project Car e R Factor. Quindi no, sicuramente troverai il modo in cui divertirti anche col volante, però se posso dir la mia, con questo secondo me puoi raggiungere gli stessi, se non di più, risultati che col pad, perché questo è una sorta di pad, però invece di tenere l'analogico a metà quando curvi, lo tieni sterzato, quindi ha senso. Cioè ha senso per andare veloce, perché poi se ti vuoi divertire ci sta anche il volante serio, ai pedali comunque non è una brutta cosa. Però chi prende il volante di solito prima cosa lo attacca a un PC, seconda cosa la usa per uno di quei giochi che ti ho nominato prima. Va bene, dai, allora finita lì, spengo tutto
attacco la One tra poco e magari tra poco Gianluca ci sentiamo. Adesso non so se posso attaccare il microfono. Qualche garetta si può fare. Va bene. Grazie a tutti per quelli che hanno partecipato. Ve lo faccio rivedere. Dov'è cacchio? Ma così. C'è gli analogici dietro. Non male. Saluti da Mapo. Ciao.